Per i prossimi 4 giorni vivremo su una barca da 15 metri e navigheremo lungo uno dei fiumi più affascinanti della Borgogna. C'è solo un piccolo problema: non abbiamo mai guidato una barca in vita nostra. Tra chiuse da affrontare, villaggi medievali e panorami incredibili, lasciatevi trasportare insieme a noi dal ritmo lento del fiume e seguiteci in questa nuova avventura per vivere una delle zone più belle di Francia da una prospettiva completamente diversa dal solito. Questo sarà un video speciale, dove non saremo da soli. Lo scorso anno mio papà è andato in pensione e per festeggiare abbiamo deciso di organizzare questo viaggio tutti insieme. Ci sono mia mamma Simo, mio papà Gabriele, mia sorella Giulia, nostro cognato Gabri e Edo, ovviamente. Il viaggio è abbastanza lungo, ci aspettano circa 7 ore e mezza di auto, così abbiamo deciso di partire un giorno prima e fare qualche tappa intermedia. La prima è Chamonix, appena dopo il traforo del Monte Bianco. Ci fermiamo per pranzo allo chalet delle Cascades du Dard, dove io e la mia famiglia abbiamo molti bei ricordi. Ci eravamo già stati 25 anni fa e devo dire che non è cambiato poi molto. La cascata è potentissima, con il suo salto da 20 metri di altezza e c'è una temperatura molto piacevole. Dopo questa pausa ci rimettiamo in macchina e raggiungiamo ufficialmente la Borgogna. Beaune è la città dove dormiremo stasera. Fatto il check-in, andiamo subito in centro a piedi, che è tutto circondato da mura, palazzi signorili e case eleganti che si alternano fino alla piazza centrale, circondata da locali e ristoranti. Da non perdere assolutamente è l'Hôtel Dieu, la principale struttura storica della città. Noi non abbiamo potuto visitarlo perché all'interno c'era un concerto di musica lirica, ma il cortile d'onore e il tetto di piastrelle colorate sembrano meravigliosi. Andiamo a cena in un bistrò dove ci siamo trovati molto bene e la parte di famiglia che lo apprezza ha anche provato del vino della Borgogna, zona famosa in tutto il mondo per i suoi vitigni. È una cittadina molto vivace e c'è una bella atmosfera. Prima di rientrare in stanza facciamo un ultimo giro tra vicoli scenografici e cortili che nascondono delle vere e proprie sorprese, fino alla splendida Basilica di Notre Dame, una delle ultime chiese in stile romanico della regione. La mattina salutiamo Beaune e ci mettiamo subito in macchina, evitiamo l'autostrada e attraversiamo paesaggi stupendi, un alternarsi di colline, campi di grano e piccoli villaggi. La fermata di questa mattina è Flavigny-sur-Rozerin, un paesino di 270 abitanti diventato molto famoso negli scorsi anni. Qui è stato girato il film Chocolat con Juliette Binoche e Johnny Depp. Io lo adoro e non potevamo non visitarlo. La cioccolateria purtroppo non esiste, anche se ci sono la casa e la vetrina utilizzate per le riprese. In paese però qualcosa legato ai dolci c'è, una fabbrica di caramelle all'anice. Costruita all'interno di un antico monastero benedettino, qui vengono prodotti i famosi Anis de Flavigny con la stessa ricetta dal 1591. Dopo il negozio c'è un piccolo museo di ingresso gratuito, veramente bello e interessante. Tra case color crema e macchine d'epoca parcheggiate tra i vicoli, sembra di passeggiare in un luogo sospeso nel tempo. Ancora un'oretta e mezza e arriviamo così a destinazione. È ora di entrare nella nostra casa galleggiante. Il punto di partenza è il porto turistico di Joigny, dove si trova anche la base di Riverly, che dobbiamo assolutamente ringraziare perché hanno reso possibile questo viaggio. Mio papà da sempre ci parla di queste crociere fluviali in Francia e poter realizzare questo suo desiderio è stato semplicemente incredibile. Riverly è una delle maggiori aziende europee specializzate nel noleggio di houseboat senza patenti. Nella loro flotta ci sono barche di tutte le dimensioni, anche per 2 o 4 persone, ma la nostra è una meravigliosa penichette dove ci stiamo comodamente tutti e 7. Vi lasciamo il link al loro sito in descrizione. Le cabine sono da 2 o 3 posti, i letti si possono spostare e diventano singoli o doppi in un secondo. Ogni cabina ha anche il suo bagno, super comodo. Per le prossime 4 notti questa sarà la nostra casa e non vediamo l'ora di iniziare a navigare domani mattina. Studiamo le mappe del percorso mentre mio papà sistema le sue canne da pesca. Non dimenticate di fare la licenza nel caso voleste pescare anche voi. Finalmente, dopo mesi di preparazione, siamo in barca. Siamo arrivati a Joigny, siamo andati a fare la spesa e questa sera dormiremo qui nel porto. Direi che come primo spot e prima notte in barca non è niente male perché
la vista sulla città è fantastica. Abbiamo fatto il briefing, ci sono tante regole che dobbiamo seguire, però penso che ce la faremo, dai, siamo in tanti. Abbiamo degli orari per fare le chiuse, ne dovremmo incontrare diverse lungo il percorso che faremo nei prossimi giorni e hanno anche un orario, quindi dovremo partire intorno alle 9:15 e chiamare l'addetto alla chiusa che verrà ad aiutarci. Prima cena a bordo. Che atmosfera che c'è sul fiume la sera, è magico essere qui. Di giorno fa caldo, come da noi in Italia, ma quando scende il sole c'è una differenza abissale, aria fresca, venticello e 15 meravigliosi gradi. Questa mattina ci svegliamo presto e facciamo colazione sulla terrazza di poppa. Siamo andati in centro a prendere le brioche fresche della boulangerie con le bici che abbiamo in dotazione. Ci torneranno super utili in questi giorni. Alle 9:15 precise partiamo. L'addetto alla chiusa è già stato avvisato e siamo pronti a salpare. Mentre Joanie si allontana, imbocchiamo un piccolo canale laterale. Posso dirlo, siamo sulla barca da mezza giornata, ma ci piace già tantissimo. Guidare un'imbarcazione per la prima volta è veramente un'esperienza, non proprio da tutti i giorni. Il paesaggio scorre lentamente di fianco a noi e cambia in continuazione. Piccola curiosità, ci sono alcune parole che in navigazione non bisogna mai dire, vecchie superstizioni dei marinai, che noi intendiamo rispettare. Quindi, per questi giorni, le parole corda e coniglio sono bandite. Sulle mappe che ci sono state consegnate da Riverly sono indicati i punti di attracco lungo il fiume, le spiagge, il lato da tenere nelle chiuse, che, per chi non lo sapesse, sono un'opera di ingegneria idraulica. Funzionano un po' come un ascensore per barche. Servono a far superare alle imbarcazioni dislivelli e pendenze lungo i corsi d'acqua. Forse non ve l'abbiamo ancora detto, siamo sul fiume Yonne, uno dei più importanti di Francia, che percorre 300 km prima di confluire nella Senna. Intorno a noi c'è molta vegetazione, tanto verde e fiori, e centinaia di libellule come non ne abbiamo mai viste. Allora, con la prossima curva dovremmo arrivare alla chiusa di Villevallier e dobbiamo stare sulla destra. Poi il prossimo attracco è il paesino di Armeau e ci dovrebbe essere un bar, quindi direi che ci possiamo fermare per un caffettino. Ovviamente è martedì e come sempre viaggiando in settimana troviamo alcuni locali chiusi, ma non fa niente, non baratteremmo con niente al mondo la tranquillità dell'infrasettimanale. Nel tragitto di oggi affronteremo 3 chiuse, mentre domani altre 4. La navigazione è rilassante, anche se c'è sempre qualcosa da vedere o da controllare. Di certo non è mai noioso. E dopo circa 4 ore di navigazione, eccoci a Villeneuve-sur-Yonne. Ci sono 35 gradi e per fortuna c'è una bella spiaggia di ingresso libero, ma controllata. C'è solo una camminata di 10 minuti da dove abbiamo lasciato la barca. Ora diremo una cosa forte. Per noi fare il bagno nell'acqua dolce è molto meglio che nel mare. Ecco, l'abbiamo detto. Per cena abbiamo preso delle pizze da asporto che non sono male per niente e appena il sole scende insieme alle temperature andiamo a visitare il centro paese. Questa sera ci fermiamo a dormire a Villeneuve-sur-Yonne. È questo paesino non troppo grande, ha circa 5.000 abitanti, con una via principale piena di casette colorate e 2 portali monumentali all'inizio e alla fine, praticamente speculari, identici. Oggi è martedì, questa mattina c'è stato il mercato, purtroppo noi siamo arrivati troppo tardi perché era fino alle 13. Da non perdere è la bellissima chiesa con la sua facciata monumentale. La via qui di fronte porta dritta al ponte sul Lion. Il tramonto di stasera è splendido.
Svegliarsi nel silenzio del fiume è inspiegabile. È una sensazione così particolare. Sei cullato dall'acqua ma a 2 passi dal centro città. Andiamo in panetteria a prendere le nostre brioche quotidiane. E poi siamo pronti a metterci in viaggio. Ci siamo fatti anche degli amici qui a Villeneuve che dobbiamo già salutare. Oggi ci aspettano 4 ore di tragitto in direzione Sens. Siamo arrivati alla quinta chiusa, che prima del viaggio erano la nostra più grande preoccupazione, ma devo dire che siamo bravissimi. Abbiamo trovato un team perfetto con Gabri che guida e mio papà e Paolo che invece sono gli addetti alle funi e fanno i nodi. Piccola precisazione, noi a volte siamo scesi alle chiuse per comodità, ma in realtà il metodo più corretto sarebbe quello di lanciare le cime, farle passare intorno alla bitta e tenerle direttamente dalla barca. Comunque prendete nota se farete questa esperienza anche voi. Di fianco a noi, da quando siamo partiti, corre una bella ciclabile che in totale è lunga 53 km e attraversa tutte le tappe che noi stiamo facendo con la barca. È tutto congegnato benissimo e ben tenuto. Dato che le chiuse fanno la pausa tra mezzogiorno e l'una, ci fermiamo per pranzo all'ombra di un albero. La possibilità di fermarsi un po' ovunque lungo il percorso è super. Si trovano tanti angoli speciali dove riposarsi o fare una camminata. Quando ripartiamo non ci mettiamo molto per raggiungere Sens, la città più grande che visiteremo nel nostro itinerario. A differenza di Villeneuve, dove abbiamo pagato per l'attacco alla corrente e all'acqua, qui a Sens è tutto gratuito. Abbiamo dovuto solo ritirare 2 gettoni in un negozio vicino alla banchina. Andiamo subito a fare 2 passi e arrivati nella piazza principale è impossibile non notare la cattedrale di Saint-Étienne. Pensate che è considerata la prima grande cattedrale gotica della storia. La sua costruzione, iniziata nel 1135, ebbe un'enorme influenza su costruzioni successive, come ad esempio Notre-Dame de Paris. Le vetrate e i rosoni sono impressionanti. A pochi metri si trova l'Hôtel de Ville, il municipio, che spicca tra gli altri edifici per la sua eleganza. Sens ci sta piacendo molto più del previsto, è una cittadina meravigliosa a partire dalla sua cattedrale gotica, che è questa alle mie spalle, ma ci sono anche tantissime case a graticcio che, come voi ben sapete, noi adoriamo. In francese vengono chiamate maison à colombage. Qui venivano costruite con una struttura in legno più economica della pietra e molte risalgono al 400 e al 500, quando la città prosperava grazie ai commerci lungo Lyon. E a proposito di Lyon, torniamo sul lungo fiume per il tramonto. A inizio luglio viene buio appena prima delle 22. Oggi intera giornata di navigazione per tornare alla base a Joigny. Dovremmo metterci intorno alle 6 ore, poi, dato che non abbiamo ancora visitato la città, dobbiamo decidere se farlo stasera o domani mattina, che sarà anche il momento del check-out. Infatti dobbiamo lasciare la nostra nave entro le 9.
Per la maggior parte del tempo ha guidato Gabri, ma per dargli il cambio abbiamo provato un po' tutti a condurre la barca e devo dire che è stato proprio bello. Secondo noi è alla portata di tutti, ci vuole solo un pochino di attenzione nell'ormeggio. Ancora prima di salutare la nostra casa galleggiante abbiamo già nostalgia. Mancheranno questi paesaggi, il lento movimento sul fiume e fermarsi la sera in un posto sempre diverso e soprattutto lo stare tutti insieme. Facciamo un'ultima cena a bordo per festeggiare questa avventura. Sarà buono? Questa mattina visitiamo il centro di Joigny, che non avevamo ancora visto. Ci sono tantissime case graticcio, alcune con le facciate decorate e con sculture intagliate. Sono una meraviglia. Camminiamo fino alla chiesa che si trova nella parte più alta della cittadina e poi torniamo nella via principale, dove ci sono mercatini second hand, una libreria che fa anche da caffè e tanti negozi interessanti. Mentre noi facciamo un pochino di shopping, è il momento di salutarvi. Speriamo che questa esperienza diversa dal solito vi sia piaciuta e possa ispirarvi per un vostro futuro viaggio. Non dimenticate di dare un'occhiata al sito di Riverly in descrizione. Come al solito, grazie per essere arrivati fino qui. Ci vediamo tra 2 settimane. Un abbraccio, a presto, ciao! Ciao!